Amici del Portale del Verde, eccoci qui oggi a parlare. Oggi ci parlo un po' sopra a una cosa che secondo me vale la pena spendere quattro parole. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che in calce a tanti miei video, nella descrizione dove si possono mettere i commenti, se andate a vedere tante volte ci sono dei commenti anche un po', chiamiamoli così, provocatori, polemici, insomma di gente che dice ma perché tutto sto tempo ho guardato anche il video fino in fondo e ho perso tempo. Perso tempo perché? Perché magari Alessandro in quel caso spiega come fare, che ne so, il concime con il recupero dei gusci d'uovo, piuttosto che in questo caso oggi vi parlerò del recupero di questa mandevilla. Parlo di recupero perché? Perché io abito al nord, abito a pochi chilometri dalla Svizzera, qui a pochi chilometri c'è proprio il confine svizzero, qui fa freddo d'inverno e qui da me la mandevilla o di Pladegna che dir si voglia non resisterebbe, come non resisterebbe la bougainville, altre piante considerate mediterranee non adatte al nostro clima, diciamo così, montano. Comunque abbiamo un clima sicuramente molto più rigido che i paesi del centro sud Italia. Vengo criticato perché mi sono preso il tempo, e se andate a vedere nel nostro canale trovate un video dove proprio faccio vedere questa pianta che vado a ricoverarla nell'inverno e poi dopo la rimetto a tarda primavera. Ultimamente proprio c'è stato un ragazzo che mi scrive: tutta sta fatica, mi dice, per 4 fiori. E si rivolgeva proprio a questa pianta, perché io sono andato a mettere un post su Facebook facendo vedere la mandevilla che cominciava a fiorire ed eravamo circa più o meno 2 mesi dopo la fioritura consueta, e metto consueta tra virgolette, che noi siamo abituati a trovare nei garden. Se noi andiamo nei garden, parlo qui al nord, parlo sempre del nord Italia, noi troviamo la di Pladegno o la mandevilla già sui banchi dei garden, delle agricole di turno, le troviamo in genere, insomma, a maggio già belle fiorite, rigogliose, piene. Ecco, io invece questi fiori ho dovuto attendere fino a fine giugno per averli. E al ragazzo che mi diceva quei 4 fiori, attenzione, non sono proprio 4, e ci mette di più a partire, come anche i gerani che vado a ritirare, tutte le piante che noi andiamo a ritirare e salviamo, perché questa è la cosa più importante. Noi salviamo una pianta, non bisogna mettere tutto sullo stesso piano, il piano del soldo, il piano dell'euro. Certe volte mi hai detto tutta sta fatica per un geranio che li trovi a 1,50 € alla Lidl, ma viva Dio, io dico, ma dobbiamo sempre comunque confrontarci con sto benedetto euro. Una volta c'erano le lire, adesso ci sono gli euro, poco cambia. Ma io non lo faccio per l'1,50 € risparmiato, questa volta lo voglio dire una volta per tutte. Ho un altro canale che parla del fai da te, anche lì spesso mi viene detto tutta sta fatica lo potevi comprare nuovo. Ma vuoi mettere la soddisfazione? Ma vuoi mettere la soddisfazione di andare in un mercatino, in quel caso recuperare un oggetto e ridargli vita? Ma vuoi mettere la soddisfazione di vedere fiorire questa pianta da 8 anni che io la salvo e lei mi regala questa fioritura? Guardate che meraviglia che è. Adesso siamo ai primi di settembre, lei andrà avanti. L'anno scorso l'ho ritirata, era il giorno della festa della Madonna, quindi stiamo parlando dell'8 di dicembre. Pensate, fino all'8 di dicembre lei ha dato tutto e è riuscita a fare anche gli ultimi fiori proprio alla fine di novembre. L'ho messa in una posizione molto assolata, c'è questo muro dietro che gli fa un po' da piccolo calorifero, perché il caldo comunque che accumula il sasso d'inverno sicuramente gli giova alla pianta, e lei mi dà. E anche se fosse che fa meno fiori rispetto a quella comprata al supermercato, chi se ne frega? Io guardo la soddisfazione, e se questa pianta potesse parlare, cosa che ahimè le piante non fanno, dopo 8 anni che io gli ho salvato la vita dal cassonetto, perché lì finiscono nel cassonetto dell'immondizia le piante, sicuramente mi abbraccerebbe. Ecco, io vedo questa di Pladegna che mi abbraccia, come in questo momento, guardate i fiori, sembra che mi abbraccia. Ecco, lei non può parlare, lei mi dà i suoi fiori, pochi o tanti che siano. Adesso me ne faccio vedere un'altra, guardate questa, me la faccio vedere così perché non vado a toglierla. Questa è una dipladenia, adesso dovrei toglierle anche qualche erbaccia che è cresciuta, ma guardate questa dipladenia qua, ha fatto tutto l'inverno, l'ho messa nel garage con una piccola finestrella che gli dava un poco di luce,
E alla fine, come vedete, guardate, i boccioli, i primi che sono spuntati circa un 15 giorni fa, questi fiori più o meno, quindi stiamo parlando di metà agosto. E qualcuno sempre mi direbbe: ma tutta sta fatica, una dipladenia la troverai alla Lidl, la troverai a 2,50 euro. Chi se ne frega, lo ripeto un'altra volta, quando ho visto questo fiore a me mi ha ripagato altro che 2,50 euro, ma neanche 25, neanche 250 euro. Chi è appassionato come me di giardinaggio sa cosa sto dicendo, non è un'esagerazione, non è una forzatura. Io godo veramente quando vedo questi fiori meravigliosi rinascere da una pianta che era destinata a un cassonetto. E comunque rispondo sempre al ragazzo che mi diceva sti 4 fiori. I 4 fiori, come vedi, caro ragazzo, adesso sono circa 25-30 e la bella soddisfazione, guardate che bello anche l'impatto che mi dà, la mia mandevilla mi ringrazierà anche quest'anno. Vi faccio vedere per ultimo anche questo è un geranio a 8 anni, questo geranio qui. Se vado a vedere la forma, come vedete, non è troppo bello da vedere, ma guardate quanta voglia di vivere ha ancora. Adesso siamo a fine stagione, è disordinato, lo ripeto, non è il geranio che noi troviamo già bello preparato nei garden, ma è proprio lo stile che io voglio dare anche al mio giardino. Una volta ho visto sono andato a visitare una vivaista in quel di Firenze, una certa Cecilia Lucchesi, che saluto, e parlando proprio del prato, di come lei concepisce proprio l'idea del giardino sostenibile, ecco, così lo chiama, dice che il prato quando brucia bisogna lasciarlo anche bruciato, cioè non bisogna continuare a sprecare acqua. E lì mi colpì il fatto che lei disse una cosa del genere, che disse: ma chi se ne frega se il mio prato a un certo punto dell'anno è anche un poco bruciato. E io infatti anch'io, guardate, adesso ve lo faccio vedere, come vedete in questa zona del prato ho lasciato proprio l'erba bruciata e siamo a fine estate, l'erba si riprenderà, infatti adesso, come vedete, comincia già a tornare verde. Da quest'altra parte invece potete vedere il prato sicuramente è messo in un modo migliore. Bisogna, lo ripeto ancora, lasciar fare anche alla natura il suo corso. La natura deve vincere sul soldo. È questo che era un po' il concetto che volevo trasferire con questo video. Non mettiamo sempre tutto sul piano dell'euro. Mi piacerebbe vedere cambiare anche questo atteggiamento, soprattutto nei commenti, dove viene sempre messo tutto una pianta uguale 1 euro, 1,5 euro, 2 euro. Non è così. Fatemi sapere come la pensate, se la pensate come me, mettete in calce a questo video i vostri commenti. Non è un video per evitare le critiche, attenzione, le critiche sono tutte bene accette, però è giusto anche che il sottoscritto vi dice anche la sua, visto che ci metto tanto amore, tanta passione nel coltivare le piante, ma anche nel girare i video. Un bel pollice all'insù e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!